Lo sapete che la più grande salina marittima d'Italia e una delle più estese d'Europa si trova in Puglia? Precisamente a Margherita di Savoia, nel Golfo di Manfredonia. Un paesaggio incredibile che si estende per circa 4.000 ettari, tra il fiume Ofanto e il Gargano, un luogo dove mare, sole e vento lavorano insieme da millenni. Ogni anno ben 33 miliardi di litri di acqua vengono convogliati nelle vasche. Il processo è semplice. Il sole scalda l'acqua, il vento soffia, l'acqua evapora lentamente e alla fine resta solo lui, il sale. Ma dove inizia davvero la magia? All'estremità del paese, in una zona chiamata Alma Dannata. Qui avviene il processo di salinazione che si sviluppa in più fasi. La prima nella zona evaporante, la seconda nella zona salante, dove il sale cristallizza e poi viene raccolto. Ma cosa succede nella zona salante? L'acqua diventa sempre più rossa perché ormai satura di cloruro di sodio e l'ultimo sale a cristallizzare si deposita sul fondo creando uno strato compatto. I salinieri controllano lo spessore del sale prelevando campioni dal fondo delle vasche. Quando è pronto, eliminano l'acqua in eccesso aprendo le bocchette laterali. L'acqua rossa che resta sopra lo strato di sale si chiama acqua madre. Quella che circola prima della cristallizzazione è chiamata invece acqua vergine. Ma lo sapevate che è proprio l'aumento della salinità a colorare le acque di sfumature rosa e rosso corallo? Ciò avviene grazie a microrganismi e alghe come la Dunaliella salina, ed è proprio questa alga, entrando nella catena alimentare, a conferire ai fenicotteri il loro inconfondibile colore rosa, rendendoli il simbolo della salina. Ma quando nasce questa salina? Il sale qui nasce spontaneamente sin dalla preistoria. Romani e medievali lo producevano già, ma è nel Settecento che tutto cambia. Nel 1754 Carlo III di Borbone affida il rilancio delle regge saline a Luigi Vanvitelli, l'architetto della reggia di Caserta. Vanvitelli rivoluziona tutto, riorganizza le vasche, rafforza gli argini. La vera svolta? L'introduzione delle coclee di Archimede che aumentano la produttività a tal punto da permettere persino la seconda raccolta del sale. Insomma, un capolavoro di ingegneria che ha trasformato una salina antica in un'eccellenza europea. Un luogo dove la natura, il lavoro dell'uomo e la bellezza si incontrano e che da oggi entra a far parte della nostra Palmappa.